Ciao Maker, oggi vediamo il sito Makerable, che praticamente è il sito di Makera dove si possono andare a caricare i propri progetti. È in beta, mi hanno appena abilitato l'accesso, questa notte hanno fatto una live per presentarla al mondo e quindi attualmente andiamo a vedere come funziona. Una volta fatto la richiesta di accesso e la possibilità di riempire una form ed eventualmente venire accettati, possiamo andare a selezionare quali sono tutti i nostri tipi preferiti di progetti. Io li ho messi tutti e andiamo in conferma. Sto entrando anch'io per la prima volta qui dentro, quindi andiamo a vedere un po' come che funziona. Abbiamo dei progetti già caricati che si possono andare in qualche modo a prendere, vengono aperti, ci dà tutto una visualizzazione di quelle che sono le fotografie e anche le macchine in fase di lavorazione, poter vedere anche come viene posizionato e come esce il pezzo finito. C'è il file da poter scaricare, è un file .nc e c'è la possibilità di aprirlo direttamente in Makera Studio, la descrizione del file, oltre ai tipi di attrezzi che vengono la macchina che viene utilizzata, il materiale, i tipi di attrezzi utilizzati, i vari pat. In più c'è come andare a sistemare il pezzo e come andarlo a bloccare all'interno della CNC. Abbiamo i setting e il post processing. I commenti si possono inserire, quindi è un sistema, diciamo, alla stregua di quello che è magari che già conosciamo con MakerWorld, Maker Online o Printable, qualsiasi di questi sistemi che attualmente si usano per la stampa 3D. Ritorniamo nella scheda progetti. Oltre ai progetti abbiamo anche lo store che ci riporta al sito di Makera, eventualmente per andare ad acquistare magari quelli che sono i tool, per andare ad acquistare quelli che sono i tool per fare determinate lavorazioni o anche materiali che mancano. Oltre a questo abbiamo un iCraft Plus che ci permette di customizzare quelli che sono i modelli CNC con 0 lavoro. Abbiamo 3 tipologie di generazione. Abbiamo anche la suddivisione per queste 3 tipologie. Tutto legato con l'intelligenza artificiale. Quindi ad esempio se vogliamo fare una generazione di immagine, andiamo qui in Esplora. Si va ad aprire questa schermata che ci permette di andare a caricare i nostri asset e scegliere qual è lo stile che vogliamo fare. Quindi se è un'immagine, una generazione di immagine da prompt, quindi scriviamo e ci viene generata l'immagine, oppure una line art o immagine in rilievo o una immagine in 3D. Molto interessante questa cosa dell'AI. E in più questo sistema si sta quindi evolvendo sempre di più. Makera ha capito un po' qual era la problematica del gap per l'ingresso di nuovi ad avvicinarsi a quello che è il CNC, cioè un po' tutta la gestione di quali sono gli attrezzi da utilizzare, come andare a bloccare il pezzo, come andare quale materiale utilizzare, quali sono le velocità, e quindi con questo nuovo sistema Makerable riescono a far sì che si possa avvicinare sempre più persone anche a questo nuovo hobby. Qui abbiamo la possibilità di caricare i nostri file, inserire poi le informazioni e pubblicarlo. Io adesso vado a inserire alcuni dei miei progetti e vediamo un po' se vengono anch'essi pubblicati e magari possono essere di aiuto a tutti voi che poi vi avvicinate come me
ai lavori con le macchine CNC. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video che arriverà a brevissimo sul canale. Se ancora siete iscritti vi invito a farlo, e se volete lasciare un supporto ci sono sia i canali o gli abbonamenti vari. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao.